Ciao ragazzi, bentornati su una nuova puntata di Rad with Frank. Sono stato assente per un po', ma in questo momento non avevo grandissime cose da dire. Spero che tutti quanti stiate bene, che questo virus prima o poi sparisca e torniamo tutti quanti in sella alle nostre moto. Oggi non siamo ancora di nuovo in moto, ma voglio spacchettare con voi questo nuovo pacco che mi è arrivato da GoCamera. È un nuovo accessorio per i miei motovlog, ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo ad aprirlo. Yo! Finalmente è arrivato, andiamo a spacchettarlo. Oh. Ebbene sì, mi sono regalato il DJI Mavic Mini. Andiamo subito ad unboxarlo e vediamo cosa contiene questo pacco. Questo è il kit Framework Combo che, a differenza del kit solo drone, contiene la protezione per il drone, una gabbia di plastica un po' ingombrante che si protegge il nostro drone ma ne cambia un po' peso e agilità, una comodissima bag per portare dietro il nostro drone con tutto l'occorrente, davvero ben fatta e di buona qualità e con il logo di DJI Mavic plastificato sopra, una vera figata, ma questo lo apriamo dopo. Il caricatore da presa, comodo e ben rifinito, che ci aiuterà a caricare più velocemente le batterie del nostro drone. Una scatola contenente le istruzioni per un primo volo, la garanzia e altri foglietti. Un kit di 3 batterie che ci daranno, come dal nome Fly More, la possibilità di volare per più tempo, avendo energia extra nelle riprese. Il nostro nuovo drone, il Mavic Mini, ma ne parleremo per ultimo. Il caricabatterie a 3 slot per caricare via micro USB le nostre batterie. Forse una USB-C sarebbe stata meglio, ma questa è la politica di DJI di creare un ottimo drone consumer senza screditare troppo le fasce più alte. Tornando al caricatore, risulta essere un vero e proprio jolly nelle nostre mani. Potremo sempre caricare le batterie in moto con una presa USB, con un power bank o con la rete di casa, mai senza energia. Il controller, dal design minimale e robusto, e dal touch feel davvero bello. Pochi tasti, tutti facilmente raggiungibili, ed è ultra compatto una volta chiuso e riposto nella bag. La cavetteria necessaria per attaccare il controller al telefono, cavo micro USB, USB-C e quello per il mio iPhone, ovvero il Lightning. Un pacco di eliche extra, davvero utili. Ed eccolo qui il Mavic Mini, davvero dalle forme minuscole e dal peso irrisorio. Chiuso e più piccolo e leggero del mio iPhone 8 Plus. La qualità di costruzione è davvero fantastica, al tatto non ti dà quel senso di cinesata cheap e nessun dettaglio sembra lì a caso. Ora, prima di passare alle specifiche del DJI Mavic Mini, se non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, al mio account Instagram e a quello Facebook, così da non perdervi nessuna mia iniziativa e soprattutto aiutandomi a crescere e fare sempre meglio. Detto questo, ora facciamo un salto sul sito DJI. Mavic Mini The Everyday Flycam. Titolo del tutto azzeccato visto le dimensioni di questo drone, facilissimo da portare dietro e pronto in un attimo per volare. Ora vi illustrerò le caratteristiche che mi hanno fatto scegliere di acquistare questo drone. Il Mini pesa solo 249 grammi, quindi per le leggi europee risulta un drone inoffensivo e semiprofessionale, che potrà essere condotto e pilotato senza alcun attestato di competenza, ovvero il patentino. Per quanto riguarda la parte legislativa mi fermo qui, se volete approfondire, qui su YouTube e online è pieno di nozioni legislative riguardanti questo drone. Vi lascerò qualche link in descrizione. DJI dichiara 30 minuti di volo a batteria, vero record per un drone. Certo è una cifra massima, ma anche se fossero 25 minuti, con 3 batterie avrei garantito 75 minuti di volo. Niente male. La possibilità di volare fino a 2 km in campo aperto, la presenza di sensori nella parte inferiore del drone, ma soprattutto stazionamento GPS, elemento importante per far sì che il drone rimanga fermo in volo nella posizione scelta. Una stabilizzazione video e un'ottima fotocamera capaci di riprendere fino alla risoluzione di 2,7K a 30 frame per second. Sul sito DJI, vi lascio il link in descrizione, potrete approfondire meglio tutte le specifiche e farvi un'ulteriore idea. Ma ora torniamo in studio. E con questo è tutto ragazzi, per il primo volo del mio nuovo amico vi rimando al prossimo video.
Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi, a lasciare un like e a commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Mavic Mini. Come sempre io sono Francesco, lui è il Mavic Mini e voi siete su Ride with Frank. Yo!